Una borsa raffinata ma super facile e veloce da realizzare. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare una nuova borsa, ovvero lei, a cui al momento non ho ancora dato un nome, ma mi ricorda molto lo zucchero filato, quindi cercherò un nome che si avvicina molto a quello. Comunque, progetto anche questo facilissimo e velocissimo da realizzare. So che questo effetto vi spaventa un pochino perché magari dite come lo lavoro che non si vedono i punti. Tranquille, perché durante il tutorial vi spiego tutto e non è come sembra. Comunque sono molto soddisfatta di questo progetto, guardate quanto è bello. Ovviamente ho messo il fondo, quindi è bella sostenuta. Ero partita dall'idea di fare una borsa piccolina, ma fidatevi che è bella capiente. In questa chiave questa borsa è particolarmente elegante, ma se andiamo a cambiare i manici, tranquille, possiamo indossarla praticamente tutto l'inverno, tutti i giorni. In questo caso non si abbina molto all'outfit, però ci facciamo star bene questo. Intanto vi sto spoilerando anche il prossimo progetto. Chi mi segue su Instagram sa. Comunque non mi perdo in chiacchiere, trovate il kit e materiali completo per realizzare questo progetto sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nella descrizione qui in basso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono le borse con questo effetto, se preferite borse lisce lavorate in cordino. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. E se volete darmi un supporto maggiore in maniera super gratuita potete cliccare sul pulsante dai qui in basso, sarà come darmi un abbraccio virtuale, ma aiuterete a crescere il canale. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo una rocca di Thai Glossy Glitter, due gomitolini di filato Angel, una base ovale 22x10, una coppia di manici in metallo, un uncinetto 3,5, un uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo come sempre dalla base. Io lavorerò su una base 22x10 ed ha questi fori molto ravvicinati, quindi farò una variazione per quanto riguarda gli aumenti che andrò a lavorare sulla base. Ovviamente se avete una base classica vi basterà lavorare 2 maglie basse in ogni foro e 3 nel foro di ogni angolo. Quindi ci prendiamo il cordino, lasciamo la codina finale un po' più lunga e facciamo un cappio. In questo modo ci andiamo ad inserire nel foro centrale del lato più corto, prendiamo il cappietto e ce lo portiamo all'esterno. In questo modo facciamo una catenella che fungerà da prima maglia bassa e procediamo lavorando una maglia bassa nello stesso foro. Ora procederemo lavorando una maglia bassa nel foro successivo, 2 maglie basse nel foro successivo, quindi alterneremo 2 maglie basse ed una maglia bassa fino ad arrivare nel foro dell'angolo, quindi esattamente qui. Ok, a questo punto anche in questo foro vado a lavorare 2 maglie basse, quindi entro e lavoro 2 maglie basse, una e 2, e lavorerò 2 maglie basse anche nel foro successivo, una
e 2. Ora procederò alternando una maglia bassa nei 2 fori successivi e poi di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse. Questo lo faccio per ottenere comunque un numero giusto di maglie senza farne né troppe né troppo poche. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa nei 2 fori successivi in questo modo e poi lavoro 2 maglie basse, una e 2 nello stesso foro, poi di nuovo una maglia bassa nei 2 fori successivi, 1 e 2 e di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse nel foro successivo. Questo lo ripeterò ovviamente fino ad arrivare nel foro dell'angolo, calcolando che nei 3 fori che si trovano proprio qui nella parte più stondata, quindi questo, questo e questo, in questi 3 fori andrò a lavorare 2 maglie basse per ciascun foro. Ovviamente questo procedimento va ripetuto in ogni angolo, mentre nella parte stondata, come abbiamo fatto anche su questa parte iniziale, andremo ad alternare 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse ed una maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo fino ad ultimare la base. Ok, ho ultimato la mia base, l'ultimo punto lo dobbiamo andare a chiudere con la codina lunga che abbiamo lasciato, in modo che faremo una chiusura perfetta ma senza tagliare il filo. Quindi devo lavorare l'ultima maglia bassa, entro, prendo il filo collegato al gomitolo ma vado a chiudere con la codina che ho lasciato lunga all'inizio. In questo modo tiro il filo fuori, stringo la maglia in questo modo e vado a chiudere con asola di chiusura. Quindi mi inserisco esattamente in questo punto e vado a creare l'asolina, rientro nel punto da cui sono uscita e poi mi vado a nascondere questo filo attraverso le maglie. Vi mostro la base così potete vedere perfettamente dove ho fatto gli aumenti, magari potete fare uno screenshot così ve lo ritrovate. A questo punto possiamo ripartire con la lavorazione, quindi ci andiamo ad agganciare dove abbiamo il filo, ci inseriamo prendendo la metà catenella retro, prendiamo il filo ed aggiungiamo 3 catenelle che andranno a sostituire la prima maglia alta, perché partiremo direttamente con la lavorazione delle maglie alte. Procediamo quindi lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, lavorando in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna, ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta. Punto successivo ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta e faremo questo per ogni punto sulla base. Io non farò altri aumenti, ma ovviamente se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente. Vi consiglio sempre negli angoli. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro.
Ok, ho terminato il mio giro, lo vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. Non farò chiusura invisibile perché non mi serve, in quanto poi questa zona verrà nascosta dall'altro filato, quindi non è importante essere super precise. Quindi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, riparto con le 3 catenelle, 1, 2 e 3, che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta, e procedo lavorando a maglia alta in costa retro, quindi continuo sempre con la stessa lavorazione prendendo solo la metà catenella retro e lavorando a maglia alta in modo molto semplice. È necessario lavorare in costa retro perché dopo ci dovremo agganciare con l'altro filato, quindi abbiamo bisogno di un punto di aggancio. Quindi procederemo in questo modo lavorando in giri a maglia alta in costa retro per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che può esservi utile nel caso utilizzate un filato diverso oppure non vi trovate con il numero di giri. Procediamo quindi in questo modo e ci rivediamo al termine dei giri. Bene, una volta che avrò lavorato i miei giri, ne ho lavorati 9, ho raggiunto un'altezza di 14 cm, che non sono ovviamente l'altezza effettiva della borsa, ma solo la parte che sarà ricoperta poi con il filato Angel. Quindi ovviamente potete personalizzare l'altezza come preferite anche questa zona. Voglio darvi dei consigli. Per quanto riguarda la lavorazione del corpo borsa, io la sto lavorando in costa e la lavorazione potrebbe comunque andarsi a restringere un pochino. Questo potete sistemarlo aumentando il numero di uncinetto, quindi magari se stiamo lavorando con il 3,5 passiamo al 4 o al 4,5. Se invece vedete che il bordo va a stringersi troppo, in quel caso è opportuno fare degli aumenti anche nel primo giro di maglia alta. Vi consiglio di farne uno per angolo, ma anche uno sul centro del lato più corto, ovviamente su entrambi i lati, quindi 6 aumenti totali nel primo giro e poi dovreste non avere più problemi. Quindi questo è un consiglio che vi do nel caso vedete che magari la lavorazione si stringe. Se si stringe pochissimo è normale, perché la lavorazione in costa tende un po' a stringere il lavoro, in quel caso vi basta cambiare l'uncinetto, però se vedete che si stringe proprio troppo magari fare qualche aumento sarebbe ottimo. A questo punto lasciamo in stand by la lavorazione con il cordino, quindi non andiamo a tagliare il filo, io ho chiuso con maglia bassissima, e andiamo a prendere il filato Angel che lavoreremo a doppio. Quindi prendiamo 2 gomitonini, li lavoriamo a doppio e andiamo a lavorare nelle costine che abbiamo lasciato libere. Quindi vado a posizionare la borsa in questo modo, lavorerò su questo verso, se preferite però potete lavorare anche in questo modo. Prenderò un uncinetto leggermente più grande, quindi passo dal 3,5 al 4, prendo i miei 2 gomitoli, metto il filo a doppio, faccio un cappio e vado ad agganciarmi esattamente in queste asoline che abbiamo lasciato libere. Partirò da queste, non proprio dalla base. Mi inserisco in questo modo prendendo la catenella, la metà catenella ovviamente, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, entro in questo modo, prendo il filo e lavoro una maglia bassa.
Punto successivo, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e procedo così per ogni punto. Devo andare a lavorare tutte le metà catenelle che ho lasciato libere. Lavoriamo anche l'ultimo punto in questo modo. Per far uscire tutto l'effetto pelosetto andiamo a fare questo movimento sui punti, così verrà fuori tutto il filato pelosetto e verrà un effetto più bello. Chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto che abbiamo lavorato, quindi ci inseriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. Facciamo una catenella e senza tagliare il filo ci spostiamo nel giro successivo. Quindi cosa faccio? Avendo fatto la catenella, ora mi vado ad inserire nel punto in costa del giro successivo, vedete? Noi abbiamo lavorato qui, ora qui abbiamo gli altri punti in costa liberi, mi inserisco in corrispondenza del punto dove ci troviamo e inizio di nuovo la lavorazione a maglia bassa. Normalmente una maglia bassa in ogni punto sottostante per tutto il giro, poi vado a richiudere con una maglia bassissima nel primo punto, catenella e mi sposto nel giro successivo, così fino a ricoprire tutto, ovviamente il corpo borsa. Ci rivediamo alla fine per vedere come procedere. Ovviamente, vi ripeto, per far uscire tutto l'effetto pelosetto andiamo a fare questo movimento sui punti, oppure se avete una spazzolina potete passare anche una spazzolina, ma possiamo farlo anche alla fine, tanto è inutile farlo adesso se poi dobbiamo farlo per ogni giro. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Ovviamente quando arriviamo sul bordo dobbiamo andare a lavorare solo la metà catenella retro, quindi esattamente entriamo in questo modo prendendo solo la metà catenella esterna e continuando a lavorare maglie basse in costa retro. Questo lo faremo ovviamente per tutto il giro fino ad arrivare al primo punto. Ok, ho lavorato gli ultimi punti. Una volta terminato facciamo una maglia bassissima nel primo punto del giro, andiamo a tagliare il filo e lo andiamo a bloccare e nascondere attraverso le maglie. Ok, a questo punto ci andiamo a riprendere il cordino, la lavorazione che non avevamo ovviamente staccato, quindi qui ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. A questo punto faccio una catenella e inizio a lavorare una maglia bassa per ogni metà catenella che ho disponibile sottostante, quindi quelle che abbiamo lasciato libere dopo aver lavorato con il filato Angel. Questa catenella mi sostituisce la prima maglia bassa, quindi ora passo alla metà catenella successiva, mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, mi inserisco nella metà catenella e lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo per ogni punto.
Bene, ho terminato il mio giro, ovviamente da questo momento in poi andremo a fare la chiusura invisibile perché la zona non sarà più coperta purtroppo, quindi allunghiamo il filo, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno nel primo punto disponibile, quindi quello dopo la catenella che abbiamo fatto all'inizio. Andiamo a prendere il filo, ce lo portiamo all'interno, ci inseriamo alla base dell'asola che abbiamo portato all'interno dell'asola tiriamo il filo per chiudere l'asola, prendiamo il filo e facciamo una catenella che fungerà come sempre da prima maglia bassa. A questo punto procederemo in giri normalissimi a maglia bassa fino a raggiungere l'altezza che comunque vogliamo ottenere, quindi faremo una piccola fascia a maglia bassa. Qui in alto vi lascerò il numero totale di giri che lavorerò io a maglia bassa insieme alla misura in centimetri che corrisponde comunque solo a questa parte. Quindi procediamo lavorando a maglia bassa, ci inseriamo nel punto successivo, prendiamo ovviamente tutta la catenella e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa e così via per tutto il giro. Una volta terminato il giro ovviamente faremo la chiusura invisibile e ripartiremo con un nuovo giro come abbiamo appena fatto. Questo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto, comunque potete modificarlo in base all'altezza che volete dare alla vostra borsa, quindi è soggettivo. Raggiungiamo quindi le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato i miei giri, ne ho lavorati 5 totali per 4 centimetri. Come potete vedere ho messo dei marcapunti perché devo andare a lavorare l'ultimo giro di maglia bassa, ma devo andare nello stesso momento a cucire i manici. Quindi come ho preso le misure? Ho semplicemente piegato il bordo perfettamente a metà, poi ho cercato comunque di centrare i miei manici, quindi ho 11 cm su questo lato, 11 cm su questo lato. Qui ovviamente la misura corrisponde esattamente alla barretta che abbiamo qui sul manico, che sono esattamente circa 4 cm e mezzo ed ho 7 punti. Ho riportato lo stesso anche sull'altro lato, quindi noi andremo a fissare il nostro manico esattamente sui punti che ho marcato, che sono 7, ovviamente compresi anche quelli marcati. Quindi ho già chiuso il mio giro con chiusura invisibile, ho anche fatto già la catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto fino a raggiungere il primo marcapunti. Ok, a questo punto ho il marcapunti, quindi lo vado a togliere, avvicino il manico in questo modo e devo andarci a lavorare intorno, quindi mi inserisco all'interno del manico ma entro anche nel punto che si trova sul bordo ovviamente e lavoro una maglia bassa. Faccio questo per ogni punto, quindi come avevamo detto all'inizio ne abbiamo 7. Qui c'è l'altro marcapunti, lo tolgo e vado a lavorare anche questo punto. E poi riprendo a lavorare normalmente, quindi entro nel punto successivo e lavoro normalmente. E questo sarà il risultato, vedete, viene molto bello. Ovviamente andremo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato fino ad ultimare ovviamente il giro. Ok, una volta terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura.
Bene, a questo punto avremo terminato, non vi mostro il passaggio della chiusura perché vorrei foderarla ma per tempo non riesco oggi, quindi la lascerò al momento così, ma vi consiglio di foderarla e applicare una chiusura magnetica un po' più in basso perché per il fattore manici qui non riesce a chiudersi, quindi la applicheremo un pochino più in basso ma sempre sulla parte a maglia bassa. Per quanto riguarda l'effetto pelliccia sotto, con una spazzolina andate a darci una bella spazzolata così viene l'effetto molto più bello, anche con un pettinino, vedete? Andiamo a portare verso l'esterno l'effetto pelosetto che magari è rimasto all'interno delle maglie. E questo è comunque il risultato, io sono come sempre super soddisfatta, spero che questo progetto piaccia anche a voi, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Il kit per realizzare questo progetto lo trovate sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente ci sono anche altre colorazioni disponibili, quindi potete andare a dare un'occhiata sul sito. Se preferite potete realizzare questa borsa anche più grande, ovviamente cambiando i manici perché altrimenti stonerebbero, ma potete realizzarla più grande. Questo è l'avanzo del cordino, quindi forse con un gomitolo riuscite comunque a farla più grande, ma potrebbero occorrervi più gomitoli per quanto riguarda il filato Angel, comunque quello dovete regolarvi voi. Nulla, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi ovviamente i futuri tutorial in arrivo. Per un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante da hype qui in basso e sarà come darmi un abbraccio virtuale, ma aiuterete a crescere il canale grazie a chi lo farà. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!